In queste montagne della provincia Verbano-Cusio-Ossola, vicino al confine svizzero, vive una lupa solitaria chiamata F31. Radames Bionda, tecnico del Parco Naturale Alpe Veglia-Devero, l'ha incontrata. Giunto al limite del bosco, ho visto questo animale allontanarsi e infilarsi dentro un gruppetto di larici. All'andatura si capiva che fosse un lupo. A questo punto gli sono arrivato abbastanza vicino, un'ottantina di metri. Quando il lupo si è allontanato, ha fatto con un gesto un po' strano, aveva un non so che di giocoso. L'ho seguita, quando ci siamo rivisti ho provato a fargli l'imitazione del display che si usa per far giocare i cuccioli, quindi un movimento un po' così via. E l'animale ha risposto. Quando io poi ho ripetuto per 2 o 3 volte questo movimento, in realtà si è messo proprio a giocare facendo dei grossi salti, si è avvicinato e si è messo appunto sia a scodinzolare che a saltare per aria e cose di questo genere. È stata una cosa abbastanza divertente. La lupa F31 non solo gioca. Nel 2003 uccide 20 pecore sull'alpeggio svizzero di Pontimia, vicino al confine con l'Italia. I pastori svizzeri non credono che questa lupa sia arrivata in maniera naturale. Credono che sia stata portata con l'auto. Anche in Italia, nella Valle Antrona, i pastori hanno dei dubbi sulla provenienza del lupo e nel municipio di Antrona si discute animosamente del suo arrivo. Ascolti, che ci spieghi come si riproduce il lupo, come a noi non ce ne frega più, o come è arrivato, o da quando c'è. Esatto. E intanto il lupo ignaro continua la sua vita nei boschi. La bestia che sbrana gli agnelli. Per la Chiesa, la rappresentazione del male. La Certosa di Pesio si trova in Valle Pesio e fu fondata nel Medioevo. Tot parasti antefacem omnium populorum, lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israel, per Christum Dominum nostrum. Oggi la Certosa è un'apprezzata meta per turisti in cerca di riposo. Padre Peyron, gestore della Certosa, ci spiega. Ma mi sembra che nell'oggi così velocizzato, pieno di stress, a volte di superficialità, di banalità, questo luogo architettonico così bello, l'immersione nella natura, possono aiutare veramente la gente, soprattutto i giovani, ma anche le famiglie, gli adulti che vengono qua a riscoprire più profondamente il senso della vita, la pace nel cuore, l'incontro con Dio e la meraviglia di questa natura, dagli alberi agli animali selvatici, ai lupi che ci circondano.
I lupi in Valle Pesio sono stati sterminati negli anni '20 e sono ritornati dall'Appennino nel 1995 a seguito del processo naturale di ricolonizzazione dell'arco alpino. Nel 2007 si stimò la presenza di 13 branchi per un totale di circa 50-60 lupi in Piemonte. In ogni branco solo una femmina si riproduce una volta l'anno, partorendo fino a 6 cuccioli. Dopo 1 o 2 anni i giovani si allontanano, fenomeno detto di dispersione, per formare un nuovo branco in un territorio libero. Ogni branco qui in Piemonte ha un territorio che può arrivare fino a 400 km quadrati. La Valle di Susa, vicino a Torino. I lupi non sono facili da avvistare, ma Stefano Pogliotto li ha incontrati. Il meccanico passa 120 giorni e notti in montagna filmando animali selvatici. «4 gennaio 1998, cresta della Sietta. All'improvviso Stefano Pogliotto scorge un lupo a 300 metri di distanza. Queste sono le prime immagini di lupi selvatici in Piemonte. I lupi europei sono diversi da quelli degli Stati Uniti, più piccoli e molto più elusivi. Ecco, un terzo lupo. Anche lui corre dal momento che si rende conto che c'è qualcosa di inusuale. I lupi evitano l'uomo, il loro primo nemico da ormai centinaia di anni. Le tracce nella neve rivelano molto. Nella stessa Valle Pesio, dove si trova anche la Certosa, si incontra un gruppo di persone. Francesca Marucco, biologa e coordinatrice del progetto Lupo Piemonte, organizza il monitoraggio delle tracce di lupo. Anche qua c'è un branco di lupi che ha un territorio più o meno che parte dalla zona della Vallellero, fa tutta la zona della Bisalta, tutto il parco della Valle Pesio, l'areale della Val Vermenagna e questa parte alta della zona francese. E in tutta questa zona qua c'è un branco solo di lupi, sono in 2 o 3 più o meno quest'anno. Ciao a tutti, ci sentiamo. Ciao. Le guardie del Corpo Forestale dello Stato, dei parchi naturali piemontesi e dei corpi di polizia provinciale, che insieme collaborano al progetto, partono in ogni direzione. Eccole, tracce di lupi. Davide Sigaudo, tecnico del Parco Naturale della Valle Pesio, trova le tracce di 2 lupi, forse le tracce della coppia alfa del branco. Questo rivela l'urina con sangue nella neve. Proviene dalla femmina alfa in calore. Davide Sigaudo raccoglie un po' del materiale in sacchetti per le analisi genetiche in laboratorio. Per seguire i lupi nel loro territorio ci vuole un fisico molto allenato. Davide segue le tracce nella direzione opposta per non disturbare gli animali. Feci di lupo nella Val di Susa. Le tracce nella neve portano la biologa Elisa Avanzinelli e il guardiaparco Massimo Rosso a trovare gli escrementi. Ogni inverno vengono effettuate numerose uscite in simultanea per monitorare la presenza del lupo sui diversi territori tramite ritrovamento di tracce e feci.
I campioni raccolti vengono spediti dal Piemonte agli Stati Uniti, al laboratorio di genetica del Rocky Mountain Research Station in Missoula, Montana. Il laboratorio è specializzato sulle analisi del DNA di animali selvatici, specialmente dei carnivori. Nelle feci si trovano le cellule dell'intestino dell'animale da cui provengono. Queste cellule contengono piccole quantità di DNA, molecole che permettono il riconoscimento individuale del lupo. Dopo oltre 10 passi lavorativi, il DNA può essere decifrato. Le sequenze genetiche delle cellule intestinali dei lupi, se confrontate con schemi conosciuti, rivelano la specie, il sesso, addirittura di quale individuo si tratta e chi erano i genitori. Michael Schwartz, l'esperto di genetica di animali selvatici. In Italia il lavoro con i lupi è molto più difficile che negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti i lupi sono semplici da catturare, cosa che in Italia è praticamente impossibile. Perciò Francesca e il suo team cercano nuove vie per risolvere il problema. Una delle soluzioni è l'impiego di metodi di genetica molecolare. Così noi possiamo individuare e localizzare ogni animale solo dalle feci da lui lasciate. In questo modo si può rilevare lo spostamento di lupi in nuove regioni come la Germania, la Svizzera o la Francia, senza avere mai prelevato loro sangue o campioni di tessuto. I lupi hanno ricolonizzato il Piemonte tramite un lungo processo di espansione originatosi dall'Appennino abruzzese, dove non si sono mai estinti. Qui, nell'autunno del 1996, è stata filmata una rara osservazione. Questo lupo non è sano, è un animale giovane, forse in dispersione, ed il suo pelo è rovinato, ha la rogna ed è indebolito. L'ululato di un branco di lupi nelle vicinanze, che gli precisa che si trova in un territorio non suo, lo intimidisce. Come giovane lupo in dispersione, sa che l'incontro con i lupi di un branco territoriale potrebbe essere rischioso. Roma e sullo sfondo l'Appennino abruzzese. Il progetto Fratello Lupo del WWF ha svolto un ruolo fondamentale nella conservazione del lupo in Italia. Il lupo è protetto in tutta l'Italia dal 1971. Nell'Appennino abruzzese la popolazione di lupo si è ripresa e i lupi hanno cominciato a ricolonizzare nuovi territori. Questo processo di ricolonizzazione, con il passare degli anni, ha interessato tutta l'Italia. In Emilia-Romagna comincia l'avvincente storia del lupo M15, noto come Ligabue. Il giovane lupo ha subito un incidente stradale sull'autostrada vicino a Parma nel febbraio 2004.
L'automobilista, credendo che fosse un cane, ha avvisato il veterinario. Ci si rese conto molto in fretta che si trattava però di un lupo. Così Ligabue è stato curato in una stalla. Ulteriori contatti umani sono stati evitati. Solo il veterinario Mario Andreani lo ha poi visitato ogni tanto per portargli da mangiare. Quando il giovane maschio è guarito, gli è stato applicato un radiocollare. Poco prima della sua liberazione, nel marzo 2004, era caduto circa 1 metro di neve. Nonostante ciò, il lupo è stato rimesso in libertà. I media parlarono della vicenda e denominarono il lupo Ligabue. Ligabue non si lasciò scoraggiare dalla tanta neve. Grazie al radiocollare era possibile seguire tutti i suoi movimenti con estrema precisione. Qui, nell'areale dei 100 laghi, tra Parma e Bologna, dove Ligabue è stato rilasciato, Mario Andreani, veterinario del progetto Lupo in Emilia-Romagna, ci mostra i suoi spostamenti nei giorni dopo il rilascio. Il lupo è rimasto pochi giorni in questa zona, inizialmente si è spostato verso nord e poi è decisamente tornato nell'arco di una notte sul crinale verso sud. Poi ha cominciato a spostarsi verso est fino a raggiungere il Monte Ventasso, è tornato a stazionare in questa vallata per qualche giorno e poi ha preso decisamente la via verso ovest, da cui non è più tornato. Nell'arco di 6 mesi Ligabue si sposta dall'Emilia-Romagna, attraverso la Liguria, verso ovest, lungo le montagne vicino al mare, fino in Piemonte, nella provincia di Cuneo, dove Francesca Marucco, del progetto Lupo Piemonte, segue nuovamente il lupo e mostra i suoi spostamenti sul computer. Questo è tutto il percorso che Ligabue appunto ha fatto dall'Appennino parmense ed è arrivato queste qua sono tutte le localizzazioni del collare GPS, ed è arrivato in questa zona di nuovo delle Alpi Liguri marittime, l'inizio delle Alpi, e qua si vede il suo territorio. Qua era quando lui era presente in questa zona insieme a una femmina e stava cercando di instaurare un suo territorio proprio di fianco al branco della Valle Pesio, solo che poi è stato ritrovato morto proprio nel centro, questa zona qua, di una zona di caccia del branco della Valle Pesio. Non restò molto di Ligabue. Non è chiaro come sia morto, se sia stato ucciso da un branco di lupi residenti o da bracconieri. I lupi hanno una vita difficile nelle aree molto antropizzate. Nella Valle di Susa ci sono un'autostrada a 4 corsie, una linea ferroviaria ed una strada statale ad alta percorrenza. Elisa Avanzinelli, biologa del progetto Lupo, spiega ad Isabella Sedivi, biologa nella squadra che ha realizzato questo filmato, la situazione. La parte alta della Val di Susa è occupata da un branco che da noi è denominato il branco di Bardonecchia, che ha un territorio che si estende per circa un 200-150 km quadrati ed occupa il versante destro e sinistro orografico della valle. Un lupo ha appena attraversato la strada, filmato per caso da un operaio. Risultato: capita spesso che animali restino uccisi a causa di incidenti stradali e ferroviari. Il bilancio dal 2001 è grave. Il branco di Bardonecchia ha perso ben 7 lupi, si trattava sempre di lupi giovani, di individui giovani, mentre il branco del Gran Bosco di Salbertal ha perso 4 individui, un individuo adulto e 3 individui giovani. Inoltre, ogni anno centinaia di lupi vengono avvelenati in Italia. Come questo esemplare trovato in Emilia-Romagna.
Il veterinario dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica Vittorio Guberti esegue l'autopsia. In Piemonte, Stefano Pogliotto è riuscito a riprendere delle immagini spettacolari. Una famiglia di 7 lupi si sfama con un cadavere di cervo maschio che è stato ferito durante la stagione di caccia. L'animale, così indebolito, è stato probabilmente una facile preda per i lupi. I lupi solitamente predano gli animali più deboli o feriti perché più facili da cacciare. Così il lupo può svolgere un ruolo importante all'interno di una comunità di ungulati selvatici, rendendo le popolazioni più sane. I giovani lupi si spaventano quando la testa del cervo si gira, perché uno dei lupi ha tirato con troppa forza la carcassa. Quando i lupi hanno la possibilità di mangiare con calma le loro prede, consumano quasi tutto l'animale, anche le ossa. Quando invece le prede corrono poco e restano ferme in gruppo, tipico delle pecore nel gregge, i lupi possono avere un comportamento di caccia anomalo e possono uccidere molti più animali di quanti riescano realmente a mangiare. Il progetto Lupo della Regione Piemonte è coordinato dal Centro Gestione e Conservazione Grandi Carnivori presso la sede del Parco Naturale delle Alpi Marittime. Il veterinario del progetto, Luca Orlando, riceve una chiamata dalla Valvaraita. E quanti animali sono stati colpiti? Una capra? Immediatamente parte con il suo collega Luca Midulla. Il team di ricercatori e tecnici offre aiuto ai pastori e allevatori quando i lupi creano dei problemi. Una capra è scomparsa. Il proprietario mostra dove è stata vista per l'ultima volta. In Valvaraita un branco di 3 lupi è apparso nel 2006. Come spesso accade con il ritorno del lupo, i pastori all'inizio hanno difficoltà a proteggere le loro pecore e quindi i danni sono più elevati. 300 metri più in basso pascola il gregge del pastore che ha trovato la carcassa. Il terreno è ripido e pericoloso. La capra morta non è più dove era stata trovata. Luca, l'ho trovato, è qua. Luca Midulla trova la carcassa dell'animale, o quello che ne resta. C'è una bestia grande. Si prendono diversi campioni per delle analisi genetiche. Il pastore non è contento del lupo, ma comunque in un certo modo lo ammira. Le bestie, quando hai fatto il tuo lavoro, diciamo il 99% bene, può ancora fregarti. Infatti. E quello lì è più furbo. È più furbo di noi. Arrivederci. Gli specialisti del progetto Lupo insegnano agli allevatori le tecniche di protezione per le greggi. Ormai non si può più evitare, secondo me. Dobbiamo abituarci a convivere ormai con il lupo, adeguarci a... Il bestiame può essere efficacemente protetto nonostante la presenza del lupo. E infatti gli attacchi sono di più e adesso qua siamo proprio nella fase più calda in cui deve esserci proprio questo cambio di gestione, perché sennò non è più sostenibile. È fondamentale la presenza di un recinto elettrificato per il confinamento notturno del gregge. In questo caso è già pronto. La compagna della capra morta. I 2 animali non sono stati rinchiusi per la notte. Ovini e caprini fuori dal recinto sono prede facili per i lupi. Sopralluogo in località. Nella casa dell'allevatore, Luca Orlando compila i verbali concernenti l'attacco. E poi qua soltanto per dati sulla privacy, per poter utilizzare, adesso qualsiasi dato. Anche. Attacchi di lupi o cani vengono risarciti agli allevatori da parte della Regione Piemonte. Il progetto Lupo sostiene i pastori. Per esempio qui in Valle Vermenagna presso Maurizio Martini con le sue 700 pecore frabosane.
Francesca Marucco e Luca Orlando passano a trovarlo. Quest'estate qua è andata meglio. Si vede che non aveva avuto tanto fame. Poi alle volte fa degli stati più cattivi che non si possono richiudere, sai, anche di giorno, nebbia e via dicendo, stanno sempre bello. Poi in queste zone qua, vedi, quest'oggi fosse la sera dall'Artundù da là, non vedi niente. Ah no. Le vedi delle volte? Qualche volta, ma proprio poco. Quest'anno però una volta li hai visti? Ho visto una volta uno lì dietro e 2 volte uno là su, la mattina 2 là. Ma più di 2 mai, ne? Insieme? A volte ce n'erano 2, andavano su verso la cima da Fassa. E l'altra volta che l'ho visto una sera che vedeva un po' di temporale, ma poco, era lì dietro, lì dal Vaccherilli. Ah sì? Un colpo di vento interrompe la conversazione. Luca Orlando aiuta ad installare il recinto per la notte. Il recinto è alto 1,20 m, così è un'utile protezione contro i lupi. Il terreno attorno ad esso deve essere libero da piante ed arbusti affinché non si crei una deviazione della corrente che lo renda inefficace. La capanna del pastore si trova accanto al recinto, così può agire in fretta in caso di bisogno. In mezzo alle pecore, un cane pastore maremmano abruzzese. E anche le pecore prendono le loro misure per rifarsi delle perdite causate dal lupo. Il cane pastore abbaia vedendo il cameraman, resta però a distanza, non è aggressivo verso l'uomo. I recinti e i dispositivi di prevenzione vengono messi a disposizione gratuitamente dalla regione. Anche le cure veterinarie per gli animali aggrediti e per l'insediamento dei cani nel gregge sono fornite gratuitamente. Nei pascoli più alti è rimasta una pecora che ha partorito un agnello e non è stata più in grado di seguire il gregge. Per l'anziano pastore prendere questo agnello comporterebbe una grande fatica. Luca lo fa con facilità. Così nasce amicizia e confidenza tra i pastori e gli operatori del progetto Lupo. Al più tardi, con la prima neve, i pastori con le loro greggi devono scendere dagli alpeggi. Durante tutto l'inverno Fulvio Benedetto, pastore di mestiere, porta al pascolo il suo gregge in pianura, fino in primavera. Anche qui con i cani da protezione. Gli asini sono animali utili per il trasporto e anche loro difendono il gregge dai lupi. Con qualsiasi tempo i pastori restano con le loro greggi. In estate Fulvio si sposta a piedi insieme al suo gregge fino all'alpeggio in Val Chisone. E che gregge! 1500 pecore, 200 capre, 11 asini e 5 cani da protezione. In questa valle vive anche un branco di lupi. Silvia Dalmasso, una veterinaria del progetto Lupo, aspetta Fulvio ed il suo gregge. Il rapporto di collaborazione con i pastori è ormai consolidato. Hai avuto attacchi Fulvio quest'anno? No, attacchi niente. Nessuno attacco. Ma lupi ne hai visti? Sì, uno. L'ho visto domenica, sera. Alla vicina? 150 metri, poi si arriva giù, io l'ho visto a 150 metri, era lì tranquillo, è uscito di dietro, si lasciò la testa, ho detto cavolo, quello non è un capriolo camoscio, non che essere di così, è una testa proprio grossa, poi un vincolino, c'era una pecora a 10 metri davanti che mangiava, guardava per facendo.
E i cani? Un momento prima quello ha fatto due. Non usava l'aria, poi partito così dritto, ho sentito, però dopo l'aria l'ha trasato. Poi le pecore stavano scendendo e allora lui per non... è sceso anche lui. E il lupo non attacca. Stava aspettando il momento buono. E io gli ho fatto così. Ehi! Lui l'ha fatto. E dopo si è infilato su. Questa scena mostra i cani da protezione del gregge in azione. Un contadino dell'alpeggio vicino passa sull'ape insieme al suo cane. I cani da protezione abbaiano e corrono per interporsi tra il gregge e l'eventuale pericolo. Fulvio fischia e i cani si fermano. Ciò evidenzia quanto sia importante che un pastore tenga sempre sotto controllo i suoi animali. Se il cane estraneo non si avvicina troppo al gregge, i bianchi cani da pastore maremmano o abruzzese rimangono tranquilli. Fulvio installa il recinto per la notte. Con dei fischi, Fulvio Benedetto ordina ai suoi cani da conduzione di radunare il gregge. Milena, la figlia di Fulvio, chiama le pecore e i bianchi cani, di fronte ai quali i lupi scappano, arrivano a salutarla. Quando c'è la nebbia fitta è difficile radunare tutto il gregge. Anche in questo caso gli animali che restano fuori di notte rischiano di venire predati dai lupi. Fulvio Benedetto trae dai suoi animali tutto il sostentamento, ma nonostante ciò ha imparato a convivere con il lupo. È bello, è una bestia bella, non è una brutta bestia, è una bella bestia. Certo che per il pastore è un po' pesante, ma deve esistere anche lui, come esistiamo noi sulla terra, a parte anche della vita, non so. E lo fate convivere adesso con questi sistemi? E quando gli si chiede se riesce a risolvere il problema del lupo grazie all'utilizzo dei cani e dei recinti, risponde: certo. Con i cani, con le reti, poi ci siamo abituati ormai. Io almeno mi sono abituato. Se poi mi mangia 2 o 3 pecore non sarà mica la morte, Ai pascoli di Fulvio, in Val Chisone, i lupi sono arrivati nel 1998. Anche qui, come in Abruzzo, dove i lupi non si sono mai estinti, i pastori fanno coesistere la loro attività zootecnica con la presenza del predatore. Un lupo si avvicina. Per girare queste scene, Stefano Pogliotto ha dimostrato di avere dei nervi saldi. Con la sua compagna Ethel Onnis ci racconta che cosa è successo. E questo lupo aveva sentito l'odore dei cervi che c'erano dove c'ero io e stava venendo per vedere se riusciva a prendere qualche cervo. Solo che i cervi erano scappati perché mi avevano visti e c'ero solo più io lì che... Da come tiene la coda ha un piccolo atteggiamento di aggressione, ma non so se è nei miei confronti o nell'odore dei cervi che sentiva in quel momento. Poi dopo si vede che ha capito che c'era una persona, c'era qualcosa e... Però perché hanno detto vai? Perché volevo farmi notare,
ma senza farlo scappare proprio. Volevo fermarlo e che stasse ancora lì un attimo, che mi desse il tempo di riprenderlo bene, perché se magari battevo le mani mi scappava subito. Invece così è rimasto bloccato un attimo. Stefano osa un ululato. Bloccato lì. E ti vedi? È lì che guarda, però si vede che non riusciva a sentire il mio odore e io sono rimasto immobile e non ho mai capito cosa c'era di strano. Sì. Ero un po' agitato, difatti le immagini non sono perfettamente a fuoco e poi avevo le mani molto fredde anche. In questo momento il lupo è distante 10 metri. Dove va? Viene ancora un pezzo, dopo capisce e torna indietro, ma non di corsa, tranquillo. Sì. Torna di nuovo, fa di nuovo tutta la strada che ha fatto prima quando veniva verso di me. Primavera in Valle Pesio. Prima di salire all'alpeggio, Gianni Musso tiene qui il suo gregge di capre. Anche lui è in contatto con gli esperti del progetto Lupo. Uno dei 2 cani da protezione affidatigli dal progetto Lupo necessita di una vaccinazione. L'aiuto dei veterinari del progetto è apprezzato perché forniscono assistenza per la messa in opera dei sistemi di prevenzione. Così nasce un'atmosfera di fiducia. Il pastore sa che in caso di bisogno Luca è sempre disponibile. Anche nel fondovalle il greggio deve essere protetto dai lupi o cani randagi. Pertanto, durante la notte, gli animali vengono radunati nel recinto elettrificato. D'estate Gianni Musso porta le sue 250 capre all'alpeggio, in una regione in cui è presente un branco di lupi. Luca Orlando si informa sull'andamento della stagione di pascolo. Lupo l'ho visto 3 anni fa. In cucina si parla delle 5 capre che il lupo ha ucciso un paio di giorni fa. E poi una cosa sorprendente. Il lupo è un suo amico, mi piace a lei. Lei è amante del lupo. Sì? Davvero? Quando però gli uccide i suoi capretti non è più contento così. No, Vabbè, poverino. Poverini capretti. Poverino i miei capretti. Non poverino il lupo. Fai vedere anche il tuo? Anch'io ho il lupo, ma è più bello del suo. L'ho fatto già 10 o 12 anni fa, quando ho comprato le prime pecore che me l'ha uccise. Ma dai, il lupo è il Bruna. Lì è il lupo che chiama Bruna. O è Bruna che chiama il lupo. Dopo pranzo Gianni Musso riporta i suoi animali sul pascolo. Non può davvero perderli d'occhio un momento. E che ci siano i lupi nella sua zona l'ha provato sulla propria pelle. Il passo del Moncera, nel nord del Piemonte, al confine tra Italia e Svizzera. In questa zona vive la lupa F31. La lupa che giocò con il tecnico del Parco Naturale Alpe Veglia d'Evero, Radames Bionda. Lo stesso animale talvolta preda pecore e capre domestiche, soprattutto quando non sono adeguatamente protette.
Purtroppo finora molti allevatori rifiutano di utilizzare sistemi di prevenzione dei danni da lupo. Nel paese di Rovesca, in Val Antrona, questa pecora è stata ferita dalla lupa. Altri animali del gregge sono stati uccisi nello stesso attacco. Magari la mettiamo giù così guardiamo anche. Così. Anche lì. Va bene, ci vuole tempo perché anche qua si deve chiudere. C'è altre iniezioni. Sì? La ferita rimargina bene. Silvia Dalmasso le inietta penicillina. Anche in questo caso il servizio e i consigli della veterinaria del progetto Lupo sono gratis e apprezzati. Sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì gliela faccio. Perfetto. E poi 5 di nuovo. E deve essere chiusa perché sennò immagini al musk. Il 4 maggio 2007 il comune di Antrona, in collaborazione con gli specialisti del progetto Lupo, ha invitato gli allevatori ad una serata informativa sulla presenza del lupo. Il progetto offre la possibilità ai pastori di informarsi. L'interesse è grande. Alla riunione sono presenti i pastori della Valle dell'Ossola, i responsabili del progetto Lupo e il sindaco d'Antrona. Alessandra Tropini saluta i presenti. Cerchiamo di rendere produttiva al massimo la discussione e la serata. Adesso io lascerei la parola a Elisa che vi dà un po' di informazioni quando volete. Allora, innanzitutto una breve storia, una breve introduzione su quello che sono state le tappe, fondamentali del ritorno del lupo sull'arco alpino. Si parla di un ritorno perché in realtà il lupo dell'arco alpino è scomparso all'incirca all'inizio del 1900. Quindi c'è stata un'assenza di circa 60 anni, hanno individuato la presenza al momento di una femmina, da noi denominata F31, è un semplice nome che viene dato da questa femmina, ha abbandonato il territorio di origine del branco, ha effettuato questo spostamento in maniera naturale e si è stabilita qua in Verbano Cusio Ossola. Ormai quindi sono 5 anni che questa femmina è da sola. La presenza del lupo, secondo me, ad Antrona è come in Ossola. I lupi sono stati allevati in Abruzzo, sono stati portati sulle G. Come in Svizzera, gli allevatori lamentano i danni subiti dal lupo. Io sono arrivato in ritardo, mi dispiace, lavoro in regione, mi sto occupando del... Prende la parola Ermanno De Biaggi, dirigente del settore parchi e responsabile per la regione del progetto Lupo. Propone soluzioni per la coesistenza tra zootecnia e lupo. Non ha riguardato soltanto il fatto di risarcirgli il capo battuto, perché mi rendo conto che è il minimo, ma meno del minimo che puoi fare, no? Si è intervenuti anche facendo un intervento di sostegno all'attività di allevamento. Il fatto che vi abbiamo sostenuti e realizzate queste strutture a Ponte Bernardo, dove loro trasformano, commercializzano, eccetera, è stata una cosa sicuramente molto importante. Secondo voi gli altri devono andare a lavorare sui montagna, dove li piazza di cinte? C'è un ciuffo d'acqua qua, ciuffo d'acqua. Quando li hai giù in piano li puoi piazzare, però quando sono sui montagna non puoi stare tutto il giorno dietro. Ci mettiamo di fronte a un tavolo, se volete, anche con ognuno di voi per studiare la situazione di ognuno di voi, e questo è quello che noi possiamo offrirvi. Più di questo non possiamo fare, più che dirvi se volete vediamo le reti, se volete vediamo i cani, se volete proviamo a inventarci delle soluzioni alternative che possano essere più utili nella vostra singola situazione. Così la discussione va avanti per ore. Fuori, sulle montagne, la lupa ignora cosa faccia arrabbiare la gente giù in valle. Alla fine della discussione il sindaco tira le somme. Qui secondo me stasera io la ritengo una riunione positiva, perché comunque per la prima volta c'è stata chiarezza, su questo non ci sono dubbi. Adesso noi chiediamo, troviamo le soluzioni, troviamole assieme, ma troviamo le soluzioni. Gli animi si sono placati. Gli allevatori si dimostrano interessati ai consigli e al supporto per le misure di protezione dei propri animali. Dall'estate 2007 della lupa F31 manca ogni traccia. Francesca Marucco mostra i dati del progetto Lupo che documentano la provenienza di F31.
questi lupi hanno avuto delle dispersioni pazzesche. In particolare le storie carine sono la storia di F31, che è una lupa che è nata qua nel branco della Valle Pesio, che è un branco molto particolare, molto interessante. Nel 2001-2002, il terzo anno, F3M1 sono sempre i 2 lupi alfa che hanno fatto questi 2 nuovi cuccioli, F26 e F31, e questa è la famosa F31, quella che è stata poi ricampionata su, diciamo così, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Quindi è proprio nata in questo branco qua della Valle Pesio nell'estate del 2001. Il numero di branchi sta crescendo lentamente in Piemonte. Il bracconaggio rappresenta la causa di morte principale del lupo, insieme ai casi di investimenti localizzati. Nel 2009 sono stati stimati un minimo di 54 lupi in 16 branchi in Regione Piemonte. In quest'anno sono stati documentati in totale 117 attacchi da lupo sul bestiame domestico, cifra tendenzialmente stabile rispetto agli anni precedenti, nonostante la crescita della popolazione di lupi. Ciò significa che un maggior controllo delle greggi, l'utilizzo di reti elettrificate e di cani da protezione stanno mostrando il loro effetto.